Buenas! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi vi parleremo delle 4 spade più famose del mondo. Sono 4 spade veramente particolari e soprattutto l'ultima che vi elencheremo è stata la spada che è stata quotata e pagata la cifra più alta in assoluto. Ringraziamo di nuovo Daniela per essere qui con noi anche oggi e dopo la sigla parleremo di queste meravigliose 4 opere d'arte. Sigla! Bentornati ragazzi sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale, infatti, non è monetizzato, è 100% gratuito, non c'è bisogno di pagare e sottoscrivere nessun abbonamento, è un canale gratuito fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi, amanti delle arti marziali. Se volete aiutarci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento. perché il maestro legge e risponde a tutti i vostri commenti. Adesso è il momento di questo bellissimo video dove vi andremo ad elencare 4 delle spade inestimabili più famose al mondo che riguardano la storia dei samurai. Andiamo! La prima spada di cui vi... non so perché non le parole, però... La prima spada di cui vi parleremo è la spada di Tomoyuki Yamashita, un generale dell'esercito giapponese noto con il nome di Tigre della Malesia perché aveva conquistato le colonie britanniche della Malesia. Alla fine della seconda guerra mondiale Yamashita venne processato per crimini di guerra e il processo controverso si concluse con la sua condanna a morte. Tenendo conto appunto della controversia che ha creato questa condanna, in America sono state riviste alcune leggi per appunto la responsabilità sui crimini di guerra ed è stata introdotta una legge apposita che si chiama proprio Yamashita Standard. Ma parliamo della spada appunto di Yamashita. Yamashita possedeva una spada particolare. La spada era stata prodotta dal fabbro Fujiwara Kanenaga e questa spada fu prodotta intorno al 1640. Tuttavia l'impugnatura della spada era stata rifatta intorno al 1900. Come sappiamo, alla fine della seconda guerra mondiale i giapponesi hanno consegnato tutte le loro armi all'esercito statunitense e la spada di Yamashita non ha fatto eccezione, è stata consegnata infatti il 2 settembre del 1945. La spada venne presa in consegna dal generale MacArthur e riposta al Museo Militare di West Point, dove si trova tuttora. E direi meno male perché non è sparita come tante altre spade che sono state prese in quell'anno lì. La seconda spada inestimabile è detta la spada a 7 braccia ed è una spada veramente particolare. Siamo in Corea nell'anno 372 e troviamo un re, il re Geunchogo, che rendendo omaggio al Jin orientale gli regalò proprio questa spada, una spada a 7 braccia, creata appositamente e data in omaggio in segno di lode. Beh, è una spada di ferro lunga 75 cm che è dotata lungo la lama di 6 ramificazioni, da qui il nome di spada a 7 braccia. La spada naturalmente era stata progettata come dono, come regalo e quindi non era stata creata con il proposito di usarla in battaglia. E quindi non è stata mai usata naturalmente per le battaglie. Nel 1870 un prete shintoista tale Masatomo Kan si accorse che sulla spada vi erano incisi alcuni simboli, alcune lettere. Quindi si accorse che numerose iscrizioni erano all'origine su questa spada. Alcune infatti sono poi state tradotte, anche se la maggior parte di questi scritti, di queste incisioni sulla spada purtroppo sono andate perdute. Una in particolare recita: a mezzogiorno del 16° giorno dell'11° mese, quarto anno dell'era Taiwa, questa spada fu fatta di acciaio temprato 100 volte. Usare la spada infatti respingerà 100 soldati nemici.
Questa era la leggenda intorno a questa spada, che fosse stata appunto temprata 100 volte per poter affrontare 100 nemici contemporaneamente. La spada a 7 braccia attualmente è ospitata in Giappone al santuario Isonokami nel quartiere di Nara, però purtroppo non è esposta al pubblico. Una curiosità che vi do: la spada in questione appare in diversi fumetti giapponesi, ma anche in diversi videogiochi. Nel recentissimo Elden Ring infatti troviamo questa spada che viene ribattezzata la Death Ritual Spear, una specie di lancia, è costruita un po' più lunga. Insomma ragazzi, la trovate sempre nei migliori videogiochi, c'è sempre uno spazio per questa incredibile e bellissima spada. Voi attraverso le foto vi facciamo vedere, dovete immaginare cosa poteva essere questa spada nel 372, stiamo parlando di 1700 anni fa. 1700 anni fa, insomma, non era male, eh? Andiamo con la prossima spada, Daniele. Abbiamo già parlato di questa spada in uno dei nostri video iniziali, quando eravamo ancora dei principianti della registrazione, non avevamo ancora microfoni, non avevamo niente. Abbiamo parlato della storia della spada Masamune e della Muramasa. Mentre sappiamo che la spada Muramasa è praticamente una leggenda e non è mai esistita, in realtà la Honjo Masamune è una spada che è esistita. Purtroppo è andata perduta, ma parliamo di questa spada qua. Il nome della spada Masamune deriva proprio dal fabbro giapponese che l'ha costruita, un fabbro di cui sappiamo molto poco, tranne che ha lavorato tra il 1288 e il 1328. Tutte le opere di Masamune, tutte le spade, i taci, i metalli prodotti da Masamune sono considerati tra i più belli in assoluto. Purtroppo il fabbro in questione non aveva l'abitudine di firmare tutte le sue armi e questo appunto rende abbastanza difficile a volte risalire se una spada era stata forgiata e prodotta da Masamune oppure no. Dalla parda. Ma torniamo a parlare della Honjo Masamune, che nel 1939 è stata nominata Tesoro Nazionale del Giappone. L'ultimo proprietario che ha avuto tra le sue mani questa spada è Tokugawa Ieyasu. E ragazzi, che ve lo diciamo a fare? Nel 1945, insieme a altre 14 spade che lui possedeva, ha dovuto consegnare le armi, naturalmente in tempo di guerra, che venivano sequestrate a tutti i giapponesi. Da quel momento quindi la Honjo Masamune è scomparsa, ne abbiamo perso le tracce e la sua collocazione al momento è un mistero. Non ha avuto la stessa fortuna di altre spade. Veniamo adesso all'ultima spada. Abbiamo tenuto come ultima la spada più costosa al mondo. Questa spada apparteneva ad uno dei più famosi guerrieri dell'epoca feudale giapponese, Fukushima Masanori. Ragazzi, la spada è famosa anche per aver davvero versato tantissimo sangue nelle battaglie. Sono riportate storicamente tutte le battaglie dove questa spada ha partecipato e ha versato veramente tantissimo sangue, anche perché Masanori è descritto nella storia giapponese come un samurai, un guerriero veramente abilissimo. 100 milioni di dollari la valutazione per questa spada qua, perché ragazzi dovete pensare, le spade giapponesi che si portano dietro una storia documentate hanno davvero un valore inestimabile. Oggigiorno insomma trovare una spada che attualmente comunque è in buone condizioni e riporta fedelmente quello che era la fattura, quello che era un lavoro di un artigiano di centinaia di anni fa, è davvero una cosa rara. In alcuni casi infatti realizzare una spada sia dal punto di vista della lama, della fattura, ma anche dal punto di vista delle decorazioni sulla tsuba, sul saya, sul sageo, insomma richiedevano un lavoro che è paragonabile a quello di un artista nella realizzazione di un quadro o di una scultura. Come sappiamo per molti sono sopravvalutate, però... Ho capito a cosa ti riferisci, questa è la tua battuta, mi dissocio da questa battuta. Mi dissocio da questa affermazione, no, in realtà hai ragione, è vero. Quindi insomma riportano fedelmente quello che è il lavoro e l'impegno di un artigiano, insomma. Bene, hai intenzione Daniela di comprarti una spada come queste? Forse non l'ultima, vediamo.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo che queste spade che vi abbiamo elencato vi siano piaciute. Se le conoscevate già o se conoscete altre opere d'arte di cui vale la pena parlare, segnalatele nei commenti che provvederemo a farci altri video. Per adesso ragazzi vi salutiamo, mi raccomando continuate a sostenere il canale, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanellina, ma la cosa più importante è sempre quella: scrivetemi un commento, perché il maestro legge e risponde a tutti i vostri commenti. ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!